La crisi climatica, ahimè, non è più una questione del lontano futuro, ma è una questione del nostro presente. 12 anni fa ero una studentessa, un master di politiche ambientali e decisi di fare la tesi su una questione che allora sembrava un po' esoterica, la questione dei profughi climatici, le persone costrette a muoversi da casa propria o per le inondazioni, o per eventi estremi, o per siccità, o per l'innalzamento del mare. Ecco, allora 12 anni fa c'erano le prime stime, la Banca Mondiale parlava di 80 milioni di persone, che allora sembravano tantissime, entro il 2050 se non si fosse fatto niente per evitare la crisi. Ecco, quest'anno in Pakistan, a causa di monsoni eccezionali anche per quella regione, abbiamo visto 32 milioni di persone affette e che sono state costrette a spostarsi da casa propria. La Banca Mondiale parlava di 80 milioni in 40 anni in tutto il mondo, oggi ne abbiamo visti 32 milioni in pochi mesi in un solo paese. Qualche proiezione è andata storta. Del resto anche qui, in Europa, la BBC qualche anno fa, per alzare l'attenzione sulle questioni della crisi climatica, ha fatto una puntata di previsioni meteo finte, facendo finta di essere nel 2050 e facendo vedere picchi di 40 gradi nel cuore della Gran Bretagna. Ecco, quest'anno la BBC ha ripreso quella puntata e ha detto, durante le previsioni del tempo vere, e ha detto, ups, ci siamo sbagliati, 40 gradi sono arrivati, ma sono arrivati quest'anno. Questo significa che la scienza ha sbagliato, ma non sulla verità scomoda e fondamentale. Il clima sta cambiando e sta cambiando a causa dell'attività umana. Ha sbagliato sui tempi. Il clima sta cambiando molto più in fretta rispetto a quello che ci aspettavamo e gli impatti stanno arrivando molto prima rispetto a quello che ci aspettavamo. E siamo davanti alla tempesta perfetta, insieme alla crisi energetica e agli effetti di 2 anni di pandemia si vedono quali sono i risultati. Estati più caldi, inverni in certi casi più fredde, bollette più care, nel cuore della civilissima Europa sono 100 milioni le persone che soffrono di povertà energetica, duplicate rispetto a qualche anno fa. 100 milioni di persone che devono scegliere alla fine del mese se accendere il riscaldamento o mettere il cibo a tavola. E noi sappiamo molto bene che queste crisi non colpiscono tutti allo stesso modo. Come dice una bellissima campagna di Fridays for Future, siamo tutti nella stessa tempesta, ma non siamo tutti nella stessa barca. La storia della crisi climatica è una storia di disuguaglianza. Innanzitutto, appunto, disuguaglianza tra generazioni. Qui dietro di me vedete un grafico, è uno scenario in cui dobbiamo ridurre, azzerare le emissioni entro il 2050, che è quello che c'è bisogno per evitare il collasso climatico. Senza bisogno di troppe spiegazioni, vedete quanto le generazioni hanno a disposizione di emissioni, quanto possono emettere per generazioni. E vedete bene che le generazioni di oggi hanno molto meno a disposizione, avranno molto meno impatto sulla crisi, ma saranno quelli che ne soffriranno maggiormente le conseguenze. Sono i nostri figli, sono i nostri nipoti. Disuguaglianze tra genere, sembra strano, ma siccome le donne guadagnano meno e sono vittime di discriminazione, sono meno resilienti agli impatti della crisi climatica, muoiono di più, perdono di più il lavoro a causa degli impatti. Disuguaglianze tra classi. Le persone che soffrono di più gli effetti della crisi climatica sono per esempio gli anziani soli, poveri nelle nostre periferie che soffrono le ondate di calore, sono le minoranze etniche, sono le persone che vivono nelle case popolari, che si ammalano di più di malattie cardiorespiratorie dovute all'aria malsana. E infine disuguaglianze tra territori. Sono i paesi che meno sono stati responsabili della crisi climatica a soffrire maggiormente le conseguenze oggi. Abbiamo parlato del Pakistan, ma l'Uganda, la Nigeria, il sud-est asiatico, l'America Latina. Ecco, ahimè, non siamo davanti a un film catastrofista di Hollywood, è la realtà. E non siamo neanche davanti a un film thriller. Non dobbiamo aspettare la fine del film per sapere chi sono i colpevoli, i responsabili. In questi mesi ho sentito, in particolare dopo il crollo della Marmolada, passare un po' la narrazione per cui siamo un po' tutti colpevoli della crisi climatica. Ecco, non è vero. È il modo migliore per atterrirci, per farci sentire in colpa e per fermare il cambiamento. La crisi climatica ha dei responsabili che hanno dei nomi e dei cognomi. I primi
sono le fonti fossili e chi negli anni le ha estratte, distribuite, vendute, sapendo benissimo quali fossero le conseguenze, facendo lo stesso e facendo dei profitti enormi. Ma oggi noi sappiamo che quelle fonti non sono solo le più sporche, le più malsane per il pianeta e per noi stessi, ma anche le più instabili, le più volatili, le più costose. Pensate a quello che sta succedendo oggi nelle nostre bollette di casa. Le rinnovabili sono molto più presenti, ma chi determina il prezzo dell'elettricità e quindi chi ha un impatto sulle nostre bollette è il gas. Il secondo responsabile è la disuguaglianza. E voi vi chiederete, ma perché la disuguaglianza? Ho capito che gli impatti sono diversi, ma addirittura che causi la crisi climatica sta esagerando. E io lo capisco bene che voi ve lo chiedete, perché per anni le questioni della crisi climatica sono state dipinte come appannaggio di un'elite privilegiata, un po' radical chic, la sciura che va in centro in bicicletta, la ricca new age che mangia tofu. Ecco, non c'è cosa più sbagliata di dipingerla così. Non sono i miliardari che stanno adottando stili di vita sostenibili. Anzi, è proprio il contrario. Il motivo per cui oggi è così difficile evitare il collasso climatico è per l'aumento sfrenato del consumo di lusso di pochissimi. Recentemente è uscito un rapporto che dimostra che i dati sono chiari. Se noi guardiamo alle emissioni pro capita, quanto ognuno di noi consuma, emette, inquina, sì, sono aumentate del 2% dal 1990, ma chi le ha fatto aumentare? L'1% della popolazione le ha aumentate di quasi il 30% e lo 0,01% della popolazione, una manciata di individui, sono quasi tutti uomini, le ha aumentate del quasi 80%, mentre le classi medie, noi, le abbiamo addirittura diminuite e diminuite di quasi il 15%. E quindi il motivo per cui è così difficile evitare la crisi climatica e che il motivo per cui non stiamo diminuendo le emissioni come dovremmo non è perché stanno aumentando le popolazioni nei paesi del sud del mondo, perché dobbiamo provvedere cibo ed energia alle persone, ma perché è l'aumento di stili di vita insostenibili di una piccolissima fetta della popolazione. E quindi che si fa? Vi ho riempito di notizie cattive, adesso comincio con quelle buone. La prima buona notizia è che la cosiddetta transizione ecologica, di cui avrete sentito tanto parlare, cambiare radicalmente i nostri sistemi industriali, di produzione, sociali, economici, politici, per dimezzare le emissioni nei prossimi 8 anni e azzerarle nei prossimi 30, ecco, la transizione ecologica ha molti più benefici rispetto al cosiddetto business as usual, rispetto a fare come si è sempre fatto, rispetto a investire nei fossili. Vi faccio solo un esempio. Tutti i rapporti, tutti i dati nel mondo ci dicono che il numero di posti di lavoro creati investendo nelle rinnovabili e nell'efficientamento energetico sono di più rispetto a quelli che si potrebbero avere investendo nei fossili. Il 50% in più, secondo alcune ricerche. E questo vale per l'aria pulita, per tutti i benefici della transizione. Quindi se c'è questa enorme opportunità, se la transizione ecologica è questa enorme opportunità, qual è la sfida? La sfida è far sì che questi benefici vadano veramente a chi ne ha più bisogno e che la transizione venga pagata da chi ne ha di più. Sembra o buonsenso o socialismo, decidete voi, ma è esattamente quello che Alexander Langer diceva prima di morire. La transizione ecologica, per essere efficace, deve essere socialmente desiderabile o deve essere giusta, come chiede il Movimento Mondiale dei Sindacati. E come si fa? Cosa vuol dire concretamente? Ecco, la seconda buona notizia è che per capire cosa vuol dire questa cosa concretamente basta andare a vedere chi la sta già facendo, perché ci sono persone che la stanno già facendo e normalmente sono nelle città. Prima cosa vuol dire eliminare la povertà energetica di cui si parlava prima e mettere al centro la casa. La casa è la politica ambientale, economica e sociale migliore che si possa fare. Come sta facendo la sindaca Ada Colau a Barcellona. Ha ridotto in pochi anni del 19% i costi energetici delle famiglie, accelerando l'efficientamento energetico e cominciando innanzitutto dalle case popolari.
e creando una rete di advisor, di operatori sociali, che già erano formati per prendersi in carico delle persone più povere, le ha formate sulle questioni energetiche, in modo tale che potessero aiutare le persone anziane, sole, le famiglie povere, a rendere le proprie case più efficienti e a ridurre le bollette, creando addirittura lavoro verde lì nel welfare e nel settore di cura. Significa, come stanno facendo in Ghana, significa creare posti di lavoro verde, ma soprattutto far sì che le persone che ne hanno più bisogno abbiano accesso a questi posti di lavoro e farlo con i lavoratori. In Ghana, ad Accra, gli ultimi 2 sindaci hanno aumentato la raccolta differenziata del 10%, in particolare nelle zone più povere, hanno migliorato i propri sistemi di rifiuti e l'hanno fatto coinvolgendo i cosiddetti raccoglitori informali, quelle persone che normalmente vivono sulle discariche, raccogliendo rifiuti qua di là e poi rivendendole. Chiudendo le discariche si rischiava di fare del male a quelle persone che così non avrebbero più avuto reddito, e invece di far sì che quelle persone potessero diventare oppositori alle politiche ambientali, li hanno coinvolti, li hanno messi in una cooperativa e hanno migliorato anche le qualità di lavoro e di vita di quelle stesse persone, facendo una cosa ambientalmente sostenibile ma anche socialmente desiderabile. Terzo, significa far sì che i servizi che noi usiamo siano distribuiti in modo equo, siano accessibili e i benefici arrivino davvero a tutti, come sta facendo Giacarta col suo governatore, che in pochi anni ha duplicato il trasporto pubblico nella città. Oggi Giacarta, che è una città di milioni e milioni di abitanti, il 90% dei suoi abitanti ha accesso a una forma di trasporto pubblico e sostenibile entro 500 metri da casa, e l'ha fatto riducendone i costi. Prima una famiglia a Giacarta pagava 30% del proprio reddito sui trasporti, oggi ne paga il 10%. Infine, significa, e forse questa è la cosa a cui tengo di più, significa gestire il conflitto. La transizione ecologica porterà conflitto, non farà soddisfatti tutti. Bisogna saperlo riconoscerlo e gestirlo, come ha fatto Parigi con la sindaca Anne Hidalgo. Negli stessi anni in cui imperavano i Gilets jaunes, ve li ricorderete, quel movimento di protesta nato in Francia a causa di una tassa calata dall'alto sulla benzina, quindi una misura ambientalmente sostenibile ma non socialmente desiderabile. Negli stessi anni Anne Hidalgo chiudeva il centro cittadino, pedonalizzava la Senna, riduceva drasticamente le auto in città, in centro città, e lo faceva attraverso 15.000 volontari che andavano a spiegare le misure ambientalmente più complicate. Lo faceva con un dialogo serrato con le case automobilistiche, a cui ho assistito non è stato facile, e lo faceva nelle corti, facendo la propria battaglia e vincendola. Oggi il centro di Parigi ha qualità dell'aria migliore, si respira meglio e si vive meglio. Ecco, cosa ci dicono questi esempi? Innanzitutto ci dicono che la transizione ecologica non è innanzitutto una questione tecnica e tecnologica, di innovazione tecnologica. Spesso la tecnologia c'è già. È una questione di innovazione, soprattutto di innovazione sociale, di innovazione di processo, di innovazione delle politiche, di innovazione di come prendiamo le decisioni e dei rapporti di forza che decidiamo di mettere in campo. Non dobbiamo aspettare il messia della tecne, bisogna semplicemente agire qui ed ora ed avere il coraggio di innovare. E la terza e ultima buona notizia è che abbiamo ancora tempo. Secondo gli scienziati sul clima di tutto il mondo, il tempo per evitare il collasso climatico c'è. È poco, sono 8 anni per dimezzare le emissioni, ma il tempo c'è. E per farlo serve davvero tutto. La crisi climatica ha dei responsabili chiari, ma la sfida è tale per cui nessuno si può chiamare indietro, ma non appunto per senso di colpa, ma per davvero partecipare a una delle più straordinarie occasioni di cambiamento che l'umanità ha davanti collettivamente. Non è facile far ridere con i temi della transizione ecologica, ma vi assicuro può essere una figata se lo facciamo tutti. Ecco, qualche settimana fa ero a Buenos Aires, al Summit che l'organizzazione per cui lavoro organizza con i sindaci della rete. Lì c'era, forse tra tutti i sindaci con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare, c'era il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, che forse è quello che ha ispirato maggiormente il mio percorso professionale, che raccontava cosa si stava facendo a Los Angeles. Stanno facendo una moratoria sulle trivellazioni, lo stanno facendo tramite un fondo per i lavoratori, una task force sulla transizione giusta, stanno facendo tante cose belle.
E raccontava appunto anche che a Los Angeles c'è Hollywood, c'è il settore del cinema, che è un settore che può dire la sua sulle questioni della transizione. E oggi effettivamente abbiamo parlato, no, di film e della crisi climatica come un potenziale film, di cui sappiamo i colpevoli, i responsabili, sappiamo anche chi sono i protagonisti. I protagonisti siamo tutti noi, con i nostri comportamenti individuali, sono i media e come raccontano e come decidono di raccontare questa storia, sono gli attivisti che scendono in piazza insieme alla società civile, è la politica con le grandi trasformazioni, chi fa cultura, chi educa, appunto, chi investe, le imprese, decidere dove investire, su cosa disinvestire soprattutto. Siamo tutti noi. L'unica cosa che non conosciamo di questo film è la fine. Ecco, lo spoiler che vi faccio è che la fine può essere lieta, esattamente come i film di Hollywood. Eric Garcetti diceva che siamo davanti a una grande rivoluzione potenziale. Vogliamo guardarla come se fosse un film o vogliamo farla? Grazie.